Dalla punta nord della Danimarca prosegue il nostro viaggio verso sud, attraverso il centro dello Jutland. Viborg è una piccola cittadina sorta tra due laghi e, oltre ad avere un grazioso centro storico, è nota per la sua imponente cattedrale. È stata ricostruita in granito alla fine del 1800, sui resti dell'antica chiesa del 1100 di cui rimane oggi solo la cripta. Anche per stanotte scegliamo un'area di sosta tranquilla con tutti i servizi condivisi con i proprietari delle barche e, neanche a dirlo, sulla riva di un lago. Continuando ad attraversare la regione dei laghi, ci fermiamo a Silkeborg, sorta sulle rive di un lago. Dopo un giro in centro, visitiamo la sua piccola chiesa tipicamente danese. Viaggiando in camper ci capita a volte di fermarci ad ammirare luoghi curiosi che non avevamo inserito nel nostro itinerario. Questo edificio, dall'aspetto minaccioso, è Elia, un'opera in acciaio e cemento di un artista danese, e si trova ad Herning. È una scultura che ha come unico scopo quello di attirare i fulmini e sprigionare fiammate di gas a intervalli regolari. Purtroppo non abbiamo trovato cartelli di spiegazione e così a casa ci siamo dovuti documentare. Oggi Ringkøbing è una cittadina molto turistica, apprezzata dai danesi per la sua posizione sul fiordo. Un tempo la città era un porto importante sul mare del nord, ma lo slittamento dei banchi di sabbia minacciò di ostruire l'accesso della città al mare e così nel 1931 si è costruita la chiusa di Vide Sande, che ha dato a Ringkøbing un passaggio verso il mare. Il porto turistico conserva ancora oggi le antiche baracche dei pescatori e dal centro, con una piacevole passeggiata, si può raggiungere il porto, oggi ricco anche di bar e ristoranti. Una bella pista ciclabile lungo il fiordo di Ringkøbing ci riporta verso il camper, parcheggiato fuori dal centro.
Al centro di una lunga lingua di sabbia portata dal vento si trova Hvide Sande, che in danese significa sabbie bianche. Proprio in questo punto si è provveduto a creare una chiusa che collega il fiordo di Ringkoping con il mare del nord. Il vento è un protagonista di questo posto, ma ci sono anche chilometri di sabbia fine e bianca e un'acqua limpida, anche se un po' fredda, dove i più coraggiosi possono fare il bagno. Il percorso verso sud sulla strada battuta dal vento è stato piuttosto impegnativo, ma quando arriviamo nel giardino di una fattoria, con l'area di sosta camper, possiamo rilassarci e goderci splendidi scenari nella suggestiva luce del tardo pomeriggio danese. Staring at the ceiling, so vivid and clear. Seguendo la costa ovest arriviamo ad Esbjerg, la città più giovane con il porto più grande della nazione. Il mare è molto importante per i suoi abitanti, che hanno costruito sulla costa questa grandiosa scultura, intitolata L'uomo incontra il mare. Le 4 figure stilizzate sono alte 9 metri e sono state realizzate nel 1995 per celebrare il centenario della città. And now that you're here, why don't you stay a while? You always give me a reason when I don't understand the signs. Oh, I'm loving the freedom you're bringing to me. Won't you stay a while? Proseguendo il viaggio verso sud arriviamo a Ribe e, lasciato il camper nell'area di sosta, andiamo verso il centro della città più antica della Danimarca. But you make it worth it. Oh, you're worth it to me. Passeggiare per le viuzze di questa cittadina che risale all'869 d.C. ci dà la sensazione di vivere nel passato. I'm stuck on your view. Le case a graticcio vengono conservate come sono state costruite centinaia di anni fa e la cosa più sorprendente è che sono abitate come se il tempo non le avesse minimamente cambiate. To me. And now that you're here, why don't you stay a while? Fuori dal centro storico troviamo un edificio di piccoli appartamenti che possono essere affittati, ma noi cerchiamo una curiosa mostra fotografica. Il giornalista Jacob Riis, nativo di Ribe, andò nel 1870 a New York. Aveva 21 anni e per 7 anni condusse una vita precaria per le strade di questa città. Constatò le condizioni disumane di questi quartieri più poveri e attraverso la fotografia realizzò un ritratto vero e commovente di com'era la vita degli emigranti nella Grande Mela alla fine del 1800. Nel 1890 pubblicò il suo primo libro e il presidente Roosevelt dichiarò che Riis era il miglior americano che aveva mai conosciuto. Vicino alla chiesa di Ribe troviamo anche la casa dove Jacob Riis, giornalista e filosofo, nacque nel 1849. La costruzione della Domkirche risale al 1150 e fu terminata in 100 anni. Nel corso dei secoli, però, subì crolli di torri, incendi e alluvioni, ma la ristrutturazione del 1900 l'ha riportata al suo splendore.
Nel 1634 c'è stata una grossa alluvione e una colonna nella chiesa segna il punto esatto del livello raggiunto dall'acqua, quasi 2 metri da terra. Questo edificio oggi è un albergo, ma è stata una prigione fino al 1989, quando una ristrutturazione ha trasformato le celle in camere d'albergo. In passato una sentinella aveva il compito di fare la ronda ogni sera per assicurarsi che le vie della città fossero sicure. Ai giorni nostri questo ruolo è stato affidato a volontari che, in costume dell'epoca, accompagnano gruppi di turisti nei posti più significativi di Ribe, raccontando in inglese e danese ogni curiosità di questa antica città. Hold her i byen. Godnat og sov godt. Tak for det. Attraverso una strada rialzata di circa 10 km si passa all'isola di Romo e lungo la strada possiamo vedere anche le palizzate utilizzate per la produzione delle ostriche, che qui sembra siano abbondanti e di ottima qualità. Sull'isola troviamo un'area di sosta camper molto ben organizzata, da cui parte una pista ciclabile lunga tutta l'isola, che ci permette di perlustrarla in tutta sicurezza. Dal piccolo porticciolo partono i traghetti per le isole vicine, ma troviamo anche alcuni ristoranti e pescherie che espongono pesce freschissimo che acquistiamo volentieri. Romo è ideale per gli amanti della natura e la vecchia stazione di soccorso dell'isola conserva ancora oggi la sua torretta di avvistamento preziosa per vedere le navi in difficoltà. La chiesa di San Clemente, patrono dei marinai, racconta la storia di comandanti di navi che partivano da Romo per la Groenlandia a caccia di balene e lasciavano sull'isola le loro famiglie senza poterle vedere per mesi. Non a caso, all'interno della piccola chiesa si possono vedere numerose navi votive che ricordano ai visitatori il forte legame tra il mare e gli abitanti di questa isola. Una bella usanza danese è quella di esporre fuori dalle case o lungo le strade dei banchetti con prodotti artigianali come miele o marmellate o prodotti agricoli come patate o cipolle. Chiunque si può servire da solo, lasciando il denaro in una cassetta. Dopo aver fatto 10 km in bicicletta fra i campi di Erika, ci godiamo una cenetta a conclusione di questa splendida giornata di sole. Ma l'isola di Romo è anche storia e cultura, e quindi diamo un'occhiata alla scuola più vecchia della Danimarca. Costruita nel 1784, la scuola di Toftum accoglieva i bambini dai 5 anni e i primi insegnanti furono i locali fattori. La scuola è stata chiusa alla fine del 1800. La Commandor Garden è una casa dal tetto di paglia di un capitano di baleniera vissuto a Romo nel XIX secolo.
Questo edificio testimonia la prosperità che questi uomini portarono sull'isola con le loro spedizioni di caccia che arrivavano fino alla Groenlandia. Le pareti, rivestite da piccole piastrelle decorate, e gli arredi originali sono testimonianza di una casa moderna e confortevole per una famiglia del 1800. Nel granaio della casa si può ammirare anche lo scheletro completo di una balena, ritrovata sulla spiaggia di Romo nel 1996. Prima di lasciare l'isola andiamo a vedere la spiaggia di Romo, dove si può andare in auto e anche in camper, tanto che da più di 100 anni viene organizzato il Romo Motor Festival, che accoglie sulla spiaggia auto e moto d'epoca provenienti da tutta Europa. Arriviamo a Mogeltonder nel primo pomeriggio e ci sembra di entrare nel paese delle fiabe. La sua via principale ha delle splendide case costruite in mattoni rossi, come vuole la tradizione danese. Ma noi ora vogliamo visitare la chiesa, che però troviamo chiusa. Una gentile signora ci fa notare che le bandiere ora sono a mezz'asta, che le bandiere vengono abbassate durante i funerali e che potremo visitare la chiesa quando il funerale sarà terminato. Per entrare in chiesa aspettiamo di vedere le bandiere alzate che sventolano e dobbiamo ammettere che ne è valsa davvero la pena. Il campanile della chiesa risale al 1500, ma la navata centrale risale al 1180. Il salottino della contessa è una piccola loggia della famiglia Schack, proprietaria della chiesa dal 1661 per oltre 300 anni. Sia il soffitto che la galleria sono abbelliti da affreschi molto antichi e in parte dipinti sul legno. Questo terzo episodio conclude la serie di video dedicate alla Danimarca e se vi sono piaciuti potete scrivercelo nei commenti. Oh yeah.